ragazzi, raggiunti esattamente in questo momento. Ci ho pensato tante volte, ragazzi, a cosa raccontarvi nei video dei 20.000 iscritti. Era una cosa che già da qualche mese continuava a frullarmi nella testa. Che cosa li racconto ai miei fratelli e alle mie sorelle? In più di quello che già sanno, di più di quello che già mi conoscono, ragazzi. Voi mi vedete tutti i giorni, c'è gente che mi segue da anni, tutti i giorni, e guardano tutti i contenuti che io pubblico. Che cosa posso raccontarvi? Io nella mia testa continuavo a dire che cosa posso raccontare per regalare ai miei fratelli e alle mie sorelle qualcosa di diverso per i 20.000. Il mio ragionamento tante volte è andato verso un'unica direzione, cioè cercare di cambiare per solo questo video, cercare di cambiare la prospettiva di quello che voi vedete tutti i giorni. Come ho cambiato la prospettiva? Di solito voi siete qua, ragazzi, di solito siete qua con la telecamera e vedete esattamente la parte che adesso sta dietro di voi. Questo è il mio studio. Questo è il mio studio. Quindi, per questo video, ragazzi, non so quanto durerà, volevo scrivermelo, ma poi ho pensato, se lo scrivo va a finire che poi dopo perdo un po' di spontaneità, quindi preferisco raccontarvelo così. Magari vi racconterò, magari non parlerò bene, mi perderò qualche pezzo della storia, però voglio farlo così, voglio farlo di getto e voglio regalarvi una prospettiva diversa di quello che è il vostro amico Lollo. Allora, partiamo da lontano. Questo canale parte un bel po' di anni fa, circa un 4 anni fa, e nasce da un mio momento un po' particolare della mia vita, in cui non sapevo proprio bene cosa fare. Per chi non lo sapesse, io nella vita esiste anche ovviamente un Lollo che voi non avete mai visto, che ero io, sono ancora quel Lollo di una volta, che però non sapeva proprio bene che cosa voleva fare, quali erano i propri obiettivi nella vita. Io sono stato sempre bravo nella mia vita, sono sempre stato bravo a parlare alle persone, a risultare simpatico alle persone, e quando nella mia vita mi si sono proposti dei lavori in cui avevo la possibilità di cercare di comunicare con gli altri, ho sempre pensato che quello dovesse essere il mio lavoro. Io nella vita, ci sono tante parti del vostro amico Lollo che voi non conoscete. Io nella mia vita ho fatto business, ho aperto e-commerce che sono andati benissimo, ho lavorato tantissimo nell'ambiente commerciale. Mio padre lavorava nell'ambiente, insomma, del commercio, e io ho cercato di intraprendere anche quella strada lì quando avevo 20 anni. In contemporanea, con quella strada, però io cercavo di portare avanti un altro tipo di attività. La mia voglia di comunicare negli anni è passata dalla musica, che fino a poco tempo fa era ancora il mio lavoro, ma poi ci arriveremo. È partita dalla musica. Io a 16-17 anni, anzi io molto prima, inizio a suonare la chitarra, perché mio padre era un chitarrista, mia madre, ovviamente amatoriali, mio padre era un chitarrista, mia madre era una cantante, entrambi con la passione per la musica. Mi hanno sempre spinto a studiare uno strumento, perché secondo loro, ed è una cosa che io consiglio a tutti voi, mi hanno sempre spinto verso la musica, perché secondo loro poteva essere un buon modo per evitare di andare, diciamo, nelle strade brutte della vita. Io a 16-17 anni entro in una metal band, fondo una metal band, questa metal band va bene. Iniziamo insomma questa carriera andando in giro a suonare, abbiamo fatto un disco, è sempre andata bene. Poi in quegli anni specialmente, vi parlo degli anni 2010, 2007, 2010, in quegli anni lì ovviamente non era facile emergere, non era facile, anche oggi non è facile emergere nella musica, non era facile emergere come musicista, ancora più difficile era emergere come band, e ancora più difficile era emergere come metal band. Quindi io comunque non me ne interesso, io continuo a portare avanti in quegli anni lì quella che è la mia passione per la musica. Quando mi rendo conto che quel tipo di strada non può più essere percorribile, soprattutto a livello economico, non mi può garantire un futuro, inizio a scrivere musica. Inizio a scrivere musica per gli altri, sia testi che basi musicali o comunque canzoni già fatte e finite. Vendo quelle, riesco comunque tramite ovviamente una collaborazione direttamente con la SIAE, inizio questa mia attività, riesco a venderle, ma non è ancora la mia
diciamo, la mia destinazione finale. Mi rendo conto che anche in quel campo è un campo difficile, perché è un campo dove tu comunque, se non hai conoscenze, non arrivi da nessuna parte, è un campo dove fai molta fatica. Una sera, questa è un'altra parte della mia vita, io ho avuto la fortuna, ragazzi, tutto quello che vi sto raccontando ve lo voglio raccontare anche per essere da stimolo verso tutte le persone che magari nella vita vogliono fare qualcosa e non trovano la spinta necessaria per farla. Ecco, io nel mio piccolo, il gradino di oggi degli 20.000 follower a questo canale è l'ennesima dimostrazione della mia vita, quindi vi parlo di ciò che riguarda esattamente la mia vita, di come i sogni possono diventare realtà. Io volevo fare musicista, sono entrato in una metal band, ho realizzato il mio sogno di suonare in una metal band, poi quello non poteva diventare il mio lavoro, quindi vi stavo dicendo cambio lavoro, tra virgolette, lì ovviamente lavoravo ancora con mio papà, comunque aiutavo ancora mio papà, vado a fare appunto questa cosa per la musica. Anche lì riesco a farla, riesco a ottenere i miei risultati, ma non sono quelli che voglio ottenere. Io voglio di più, voglio arrivare a farlo diventare un lavoro remunerativo per far sì che un giorno, cioè oggi, potessi mantenermi con questa cosa. Un giorno io con i miei amici, siamo all'interno di un locale e ricordo questa cosa. Il proprietario del locale aveva praticamente questo microfono per parlare, non so per quale motivo, era un barettino piccolino, non so per quale motivo gli servisse questo microfono. Comunque questo signore mi dà in mano il microfono e mi dice: "Toh Lollo, tu che sei stato sui palchi per tanti anni, mettiti a intrattenere la gente, a parlare". E lì è stata la prima volta dove ho razionalizzato veramente il fatto che potevo intrattenere le persone con quelle che erano le mie passioni, con quella che era la musica. Questa persona qua di questo locale ci dice a me e ai miei amici: "Visto che siete così bravi, comprate una console e tu Lollo mettiti al microfono, che si vede che sei bravo al microfono". Da lì praticamente tramite io e altri 2/3 amici iniziamo a fare queste serate, tra virgolette, nei locali, così, per puro spirito di intrattenimento, per puro spirito di amicizia. Non c'era nessuna velleità economica a fare questa cosa. Gli altri miei 2 amici iniziano praticamente a fare queste serate. Io tutte le volte vado con il microfono a fare intrattenimento con loro, a parlare, no? Durante un pezzo con l'altro parlavo con le ragazze che arrivavano, facevo un po' lo stupidino, no? Così un po' per intrattenere il pubblico. A un certo punto arriva un altro nostro amico, padrone di un locale, e ci dice: "Ok, voi siete bravi, facciamo una cosa, io vi do una sera in un locale, provate a fare questa cosa". Da lì inizia un'avventura che è durata più di 10 anni, in cui ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni, perché è fino praticamente al lockdown. Quindi questa storia che vi sto raccontando a un certo punto si accavalla con l'apertura del canale, ma ci arriviamo. Questa storia del stare in un locale culmina nel massimo possibile a cui si può aspirare. Noi con la nostra serata eravamo all'Alcatraz di Milano, facendo praticamente sold out ogni volta. L'Alcatraz di Milano, per chi non lo conoscesse, è il posto dove suonano tutti i più grandi artisti. Ecco, l'Alcatraz decide l'Alcatraz e altri grandissimi club in giro per l'Italia decidono praticamente di affidarci delle serate in cui noi andiamo là, portiamo i nostri dischi, facciamo le nostre cose, suoniamo generalmente in quel periodo, qualche anno fa, anche adesso esiste ancora, però all'epoca mettevamo quasi esclusivamente musica dance, anni 90, anche se vi racconto questo dettaglio, né io né tutte le altre persone che seguivamo la serata eravamo appassionati di musica dance, perché tutti noi arrivavamo, chi dall'hip hop o arrivava come sottoscritto, come vedete dalla mia maglietta, arrivavo comunque dalla musica metal. Niente, praticamente questo percorso culmina con queste serate bellissime che noi facciamo all'Alcatraz, storiche, con veramente Alcatraz 25-6 mila persone. Stiamo parlando di roba incredibile. Andiamo a suonare a Bergamo in un festival che si chiama Boom Boom Festival, con più di 13.000-14.000 persone, roba che mai avrei immaginato quando ho iniziato questo tipo di attività. Ma perché? E arriviamo a noi. Perché a un certo punto decido di aprire un canale YouTube? Decido di aprirlo perché mi rendo conto, non sono un'altra volta nella mia vita
non sono soddisfatto di quello che sto facendo. Sì, ok, io sono su un palco, sì, ok, io sto parlando a 2, 3, 4, 5, 10.000 persone, ma non è quello che voglio fare. Io vorrei cercare di fare qualcosa di diverso, qualcosa che, attenzione, questo è il dato fondamentale, qualcosa che mi valorizzi come persona, qualcosa che valorizzi me, Lorenzo Lollo, non che valorizzi la serata dove Lorenzo Lollo sta facendo lo speaker o il vocalist, chiamatelo, o il cantante, perché cantavo anche sui pezzi, chiamatela come volete. Allora, in questo periodo di forte frustrazione, forte insoddisfazione personale, guardando su YouTube, io ovviamente seguivo già altri canali YouTube, ero interessato già a altri YouTuber che poi dopo ho conosciuto negli anni, non so, mi viene in mente Total Fred, mi viene in mente Brogna, me ne vengono in mente tantissimi che all'epoca io guardavo e poi dopo in realtà sono diventate persone con cui sono andato a giocare a calcetto, Fred e tutti gli altri. Brogna e tutti gli altri. Quindi una cosa che volevo farvi capire è che voi magari tante volte mi vedete sempre sorridente, mi vedete sempre con il sorriso sulle labbra, mi vedete sempre che cerca di sdrammatizzare, però questo cambio di prospettiva, questa necessità oggi di parlarvi in questo modo è per farvi capire che anch'io, come tutte le persone, vivo i miei problemi quotidiani. Io sono papà, ho i problemi con mio figlio, ho i problemi con la mia compagna Claudia, ho anch'io tanti problemi che però riesco a mitigare, perché quando io vengo qua e parlo con voi per un quarto d'ora e seduto qua su questa sedia qua ci metto un'ora e mezza per caricarvi il video prima di andare a fare i miei lavori per il Milan, io riesco completamente ad isolarmi e riesco completamente a ricaricarmi le pile. Quindi anch'io ho avuto in tutti questi anni i miei brutti momenti, i miei momenti di sconforto, però anche adesso ci arriviamo. Quindi io seguivo in tutti questi anni, quindi dove finiva stava finendo la mia voglia di fare le serate nei locali, stava iniziando un altro periodo della mia vita in cui diventavo più grande, quindi non avevo neanche tanta più voglia di stare in giro fino alle 4-5 del mattino. Sì, è la vita, e tanti mi hanno detto: Lollo, ma quello è il sogno di tutti. E io rispondevo sempre: sì, è il sogno di tutti se hai 25 anni, è il sogno di tutti se ne hai 20. Già a 30, stare in giro fino alle 4-5 del mattino, credetemi ragazzi, diventa un po' pesante, un po' pesante. Poi io ovviamente, come vi ho raccontato tante volte, io nella vita non ho mai assunto nessun tipo di sostanza stupefacente, quindi ero tutto, non bevo neanche, bevo pochi cocktail, non sono una persona che beve neanche tanto, quindi era tutto sulle spalle, tutto il mio divertentismo, dovevo tirarlo fuori dal mio modo di essere. Quindi vi stavo dicendo, seguivo altri YouTuber e guardando questi YouTuber, senza nulla togliere a queste persone, ci mancherebbe, massimo rispetto per tutti, io mi rendevo conto che io sarei potuto essere molto più incisivo e molto più comunicativo, ma non sto parlando di YouTuber solo del Milan e solo del calcio, in generale, avrei potuto fare la stessa cosa a modo mio. È stato quello il tarlo che mi è entrato nel cervello e mi ha fatto credere di poter aprire un canale e un giorno poter avere del seguito. Io avevo una fortuna, che era quella di, avendo praticato per tanti anni la musica, io avevo tutta una strumentazione, questa è tutta una strumentazione nuova, all'epoca avevo una scheda audio, avevo delle telecamere, che era ciò che io usavo per la musica, per registrare i miei video della musica, una roba che rimaneva per me, quindi non avevo niente. Quindi per me è stato facile prendere quelle telecamere, prendere quelle schede audio e farle diventare poi un video per YouTube. All'inizio facevano schifo, se andate a vedere i miei primi video di quando eravate in pochissimi. Intanto quanto siamo arrivati, ragazzi? Vediamo quanto siamo arrivati di iscritti. Così, per curiosità, vediamo a quanto siamo arrivati. Ah, ma 20.000, siamo ancora a 20.000. E quindi niente, ragazzi, praticamente per me è stato facile, no? Prendere quella strumentazione che già io avevo e andare su YouTube, anche se, vi ripeto, i primi video che io facevo non erano belli come questa telecamera qua da 2000 euro e l'obiettivo da 1000, o questa strumentazione che ho qua per registrare l'audio dei video che sentite normalmente, non questo di adesso che è registrato col microfono, ma i video che faccio normalmente, che ci sarà qua altri 2000 euro di scheda audio. Inizio a girare i video. All'inizio per me è stato
è stato quasi naturale il fatto di trovare della gente che mi seguisse, perché comunque arrivavo da un'esperienza sul palco, in tutto questo ho fatto anche esperienze in radio, mi sono dimenticato anche l'altra parte della mia vita dove lavoravo, facevo lo speaker radiofonico. È stato abbastanza semplice per me capire che c'era gente che voleva ascoltarmi, per me è stato semplice, no? Cioè per me nel mio cervello è sempre stato un problema di visibilità, cioè io nel mio cervello continuavo a dire, se riesco in qualche modo a convincere la gente che io sono bravo a raccontare del Milan, io sono sicuro che poi la gente si iscriverà, perché sono sempre stato sicuro del mio valore. Inizio l'apertura appunto di questo canale, piano piano da 10 iscritti diventano 50, da 50 a 100 e da lì poi è stato sempre un grande crescendo. Io ho sempre avuto una grandissima fortuna nella mia vita, ragazzi, che io sono una persona molto sistematica, io sono una persona molto abitudinaria, quindi se io so che ogni giorno dalle 13.30, dalle 13.15 fino alle 14.30, anzi dalle 13 fino alle 14.30, quindi un'ora e mezza, io ogni giorno della mia vita lo devo dedicare per fare il video ai miei fratelli e alle mie sorelle, a me non pesa. È una mia conformazione mentale, io so, addirittura mi serve, io quando per qualche giorno rimango senza di voi, senza raccontarvi quello che è il Milan, ma anche altre cose, altre stupidate per farci vedere, io sento proprio la necessità di venire da voi e raccontarvi e parlare con voi. Quindi quella è stata la mia fortuna, che io ho fatto, come vi dicevo, nel video di oggi, che voi l'avrete visto oggi, non so quando metterò questo video, però ci siamo capiti, io ho fatto più di 1400 video. Ci sono canali, ragazzi, che fanno 20-30 video e arrivano a 100.000 follower. Io per arrivare a 20.000 follower ho dovuto fare 1400 video ogni giorno, quasi ogni giorno da anni. Io sono contento di questo risultato perché sono consapevole che questo risultato non me l'ha regalato nessuno. È stata una faticaccia arrivare a 20.000, ragazzi. È stata una fatica. Però sono contento perché, e vi spiego perché. E qua arriviamo all'ultimo capitolo della mia vita. Sono contento perché io a questi 20.000 ci sono arrivato senza trucchi. Io a 20.000 follower ci sono arrivato senza bestemmie. Ci sono arrivato senza insulti, ci sono arrivato senza parolacce, ci sono arrivato con il massimo rispetto di tutti, non ho mai cercato di sfidare qualcun altro, non ho mai insultato altri youtuber. In tutti questi anni è successo anche di recente, non so se di raccontarla, vabbè, negli anni passati, quindi non parliamo di roba recente, negli anni passati, tanto tempo fa, è successo che io venivo attaccato pubblicamente sui canali YouTube, magari da canali minori, che cercavano la rissa verbale, minori intendo magari piccolini, no? 2.000, 3.000 follower, cercavano la rissa verbale nei miei confronti per cercare un po' di visibilità. Io ho sempre cercato di ignorare questa cosa perché non è il mio modo di essere. Io nella vita, ragazzi, chi mi conosce lo sa, io sono sempre stato un fan di Gandhi. Io non voglio nemici, ragazzi, a me non me ne frega niente. Io faccio il mio, sono qua, sono contento e faccio le mie cose. Quindi non ho mai cercato nessun scontro verbale con le altre persone. Quindi questi 20.000 che io ho, voi sul canale, non ce n'è uno acquistato, non ce n'è uno rubato, non ce n'è uno truffato, siete tutti veri, tutti fratelli e sorelle, lo so, qualcuno di voi mi ha detto tantissime volte, fino all'esasperazione, mi ha detto Lollo, ma se tu oggi ti mettessi ad insultare, ti mettessi a bestemmiare, come fanno magari tanti altri canali, tu ad insultare il Milan, tu avresti 100.000 follower per la tua qualità audio, la tua qualità video. Ragazzi, ma non sarei io. Io sono fatto in un altro modo, io sono fatto così, cioè io vado d'accordo con tutti, nella mia vita reale io vado d'accordo con tutti, generalmente, a livello generale, diciamo, vado d'accordo con il 99,9%, ci sono anche a me le persone che mi fanno girare le palle, ma quello è un altro discorso. E quindi veniamo poi all'ultimo capitolo della mia vita, quindi veniamo alla storia recente. Io tramite vie, adesso non sto qua a spiegarvi come perché è un casino, vengo contattato da Milan, mi viene data la possibilità di diventare lo streamer ufficiale dell'AC Milan, quindi sui canali ufficiali dell'AC Milan. Io quando ricevo questa notizia io quasi stento a crederci, perché nel mio cervello dicevo, ma cioè, Lollo, perché Lollo? Cioè c'è gente che ha 400.000 follower, c'è gente che ne ha 100.000, perché Lollo?
E poi una risposta me la sono data. È lo stesso motivo per cui io ho 20.000 follower e non ne ho 100.000. Perché quando tu lavori con le grosse aziende, ed è anche il motivo per cui, poi veniamo anche all'aspetto economico, ragazzi, vi racconto anche quella storia lì. Il motivo per cui io ho pochi follower rispetto a quelli che potrei avere è perché io mi pongo senza insultare nessuno, senza dire parolacce, senza dire bestemmie. Quando tu lavori con le grosse aziende, la grossa azienda non vuole il canale YouTube che si mette a insultare un giocatore, che si mette al di là delle battute che ci stanno, ragazzi, quello ci mancherebbe. Si mette a insultare le persone, si mette a insultare di tutti, di più e di meno. No, le grosse aziende vogliono gente affidabile e gente che sappia articolare dei discorsi in modo corretto, e quindi presumo che Milan, la scelta di Milan di venire verso di me sia stata anche dettata, insomma, dalla mia predisposizione al non insultare, via, mettiamola così, al fatto di comunque di fare dei video abbastanza puliti. Una cosa, veniamo all'aspetto economico. Questo è un aspetto molto combattuto, ok? Perché? Perché tanti di voi credono che avere un canale YouTube anche con 20.000 follower significa guadagnare tanti soldi. Ragazzi, io vi assicuro che se io avessi guardato solo ed esclusivamente l'aspetto economico, io probabilmente avrei smesso di fare video, 5 euro a video per anni? Io avrei smesso di fare video da tanto tempo. E invece anche qua, nella mia vita, io ho continuato, sono andato avanti a farlo perché era una cosa che ci credevo. Io ero convinto nel mio cervello un giorno che questo sarebbe potuto diventare il mio lavoro, un altro ennesimo mio lavoro. E così è stato. Oggi il mio canale YouTube mi fa guadagnare dei soldi. Non sono minimamente indispensabili, non sono minimamente, com'è che posso dire, non bastano assolutamente per vivere, non basterebbero assolutamente per vivere, o assolutamente, ragazzi, anche oggi con 20.000 follower il canale non macina 2.000 euro, cioè per capirci, perché poi ovviamente ricordo a tutti che tutti i soldi che noi guadagniamo come canale YouTube dobbiamo fatturarli perché dobbiamo pagare le tasse, quindi metà di quello che guadagniamo va a finire in tasse. In aiuto al canale YouTube arrivano, ai proventi del canale YouTube arrivano anche gli sponsor e lì la situazione cambia perché comunque quando ci sono degli sponsor, l'avete visto, ultimamente sto facendo qualche sponsor in più anche per giustificare insomma tutto questo e lì diciamo che qualcosina in più riesce a guadagnarlo, ma non le cifre che qualcuno di voi ogni tanto mi scrive sotto. Non sono diventato ricco col canale YouTube e penso che mai lo diventerò, a meno che questo canale non diventi ovviamente un canale da 200-300.000 follower, me lo auguro, magari un giorno lo diventerà. E quindi ragazzi, a conclusione di questo mega discorso che durerà mezz'ora, questo video parlato completamente in freestyle, senza nessun tipo di script di quello che vi volevo raccontare, ragazzi, io non lo so dove andremo con questo canale, non so se arriveremo a 50.000, quando arriveremo a 50.000, non so se arriveremo a 100.000, 200.000, non lo so. Io vedo i canali grossi, vedo Mastrangelo 200.000, vedo Carlo Pellegatti 150.000, comunque sono canali molto, molto più grossi di me, però anche loro ovviamente sono partiti da 20.000, cioè non è che loro sono partiti subito, boom, 100.000. Ovviamente Carlo, la situazione di Carlo è diversa perché lui parte con una notorietà, ovviamente avete visto che tutti i canali magari aperti da giornalisti che già avevano una notorietà propria è completamente diverso rispetto a chi come il sottoscritto aveva magari notorietà in un campo completamente diverso, magari nella musica o in altre cose, ovviamente non c'entra niente con YouTube, quindi io non so dove mi porterà questo canale, non lo so, però spero di rimanere con voi per tanti anni. E poi, in conclusione, ragazzi, io ci tengo a far passare questa cosa, ragazzi. Tanti di voi quando mi scrivono sotto mi fanno tantissimi complimenti, ragazzi, e tante volte io mi sento anche in imbarazzo in tutti i commenti che arrivo perché non sono perfetto come tante volte mi scrivete, ragazzi. Sei sempre sorridente, il tuo messaggio è sempre positivo. Sì, quello sì, ragazzi, però e qua è il messaggio che invece voglio passare a voi. Io nella mia vita ho avuto tanti momenti bui, tanti momenti felici, ho avuto la fortuna di vivere tante vite nei miei 40 anni, 41 anni, ho avuto la fortuna di vivere tante vite diverse,
musica, metal band, commerciale. Vi ripeto, avevo un sito molto, molto famoso che poi dopo ho venduto, che avevo aperto io da solo da zero. Quella è tutta un'altra storia. Quella è la mia seconda vita. Terza vita vado nei locali. Quarta vita vado a fare lo speaker nelle radio. Quinta vita apro un canale YouTube che funziona. Sesta vita vado a lavorare per il Milan e fare lo streamer per il Milan. Quindi ragazzi, il messaggio che voglio passare è che io nella mia vita non ho conquistato niente, cioè nel senso non sono famosissimo ma non mi interessa, non sono ricchissimo ma neanche quello mi interessa, ma mi sono tolto le mie soddisfazioni. Ogni cosa che io ho fatto nella mia vita mi ha dato la possibilità di togliermi delle soddisfazioni e questo ragazzi è impagabile. Quindi il messaggio che vi voglio passare è questo, ragazzi giovani o anche non giovani o anche grandi, più grandi di me che vogliono fare qualcosa nella vita, volete imparare a suonare la chitarra? Fatelo ragazzi, fatelo perché è importantissimo nella vita togliersi le proprie soddisfazioni indipendentemente da quello che poi sarà il risultato finale. Uno ci prova. Poi, come va, e nella vita è importante provarci e mettere il massimo del proprio impegno. Seguite, io sono l'esempio, ragazzi. Io sono l'esempio che bisogna seguire i propri sogni. Lo so che tanti, no? Tante volte nella vita mi hanno detto, Lollo, ma tu hai avuto tante fortune nella tua vita, che ogni cosa che hai fatto è andata bene. Ragazzi, io non so se ho un culo incredibile, non lo so, potrebbe anche essere di avere un culo incredibile nella vita. Però ci ho provato, cioè io nel mio cervello faccio sempre questo ragionamento, io ci ho provato e provandoci poi ho ottenuto i risultati che ho ottenuto. Non sono soddisfatto ragazzi, sappiatelo che anche oggi io lavoro per il Milan, ho voi 20.000, tutto quello che è successo nella mia vita, tutte le 6-7 vite che ho fatto già nella mia vita, sì, ma non sono ancora soddisfatto. Secondo me ci sono dei passi all'alba dei 41 anni, ci sono dei nuovi passi che io vorrei fare, ci sono delle nuove esperienze che io vorrei fare, delle nuove sfide che vorrei vincere ed è questa la cosa che mi ha sempre spinto nella vita, ragazzi, cercare di fare qualcosa che ancora non ho fatto e mettere al massimo la mia voglia di fare all'interno di questo nuovo progetto. Ragazzi, non vi dico neanche di iscrivervi al canale perché tanto oramai a 20.000 ci siamo arrivati. Ragazzi, io vi saluto tutti, è stato un viaggio incredibile, è stato un viaggio lungo tanti anni, però siamo ancora all'inizio. Ciao a tutti ragazzi.